Nel video precedente facevamo l'esempio di Parmenide contro Eraclito, riferendoci al fatto che via via che ci si allontanava dalla sfera intuitiva e contemplativa della realtà, a favore di un approccio più analitico, apparivano contraddizioni tra sistemi di pensiero che non è detto che fossero tali. Per esempio, il logos di Parmenide non è quello dell'esperienza sensibile, che invece ci appare in costante cambiamento e tutt'altro che eterna, è provvisoria, transitoria, impermanente. Per Parmenide il logos è unico, immutabile, eterno e ingenerato. Questo cosa vuol dire? Vuole dire che secondo Parmenide i sensi ci ingannano e il mondo che percepiamo è illusorio? Sì, da una parte e dall'altra no. Esistono due piani distinti. Ci sono delle opposizioni, per chiamarle in qualche modo, che danno dinamicità all'esperienza, ma queste opposizioni fanno parte di un tutto unico, che le racchiude in sé. Quindi sì, da un lato la nostra esperienza è illusoria, è doxa, è opinione, apparenza, errore. Dall'altro è possibile conoscere la ben rotonda verità, l'aletheia, solo che le apparenze vanno svelate, vanno sapute decifrare. Aletheia potrebbe anche essere tradotta come svelamento, dischiudimento. Per Eraclito il logos sta nel fluire costante delle cose, il continuo dinamismo degli opposti, il cambiamento è la natura stessa dell'essere. L'arché, cioè l'origine di ogni cosa, è rappresentato dal fuoco, ciò che è in continua trasformazione pur rimanendo fuoco. E quindi Eraclito in effetti afferma che il cambiamento è la vera costante della realtà. Ma che cosa cambia? Cambiano le cose, non l'essere. Ascoltando non me, ma il Logos, è saggio convenire che tutto è uno. Cambiano le cose nelle loro identità separate, non nella natura intima dell'essere. Cambiano gli enti e non l'essere. Tutte le cose sono uno, e l'uno è tutte le cose. E questi enti danno dinamicità all'esistenza trasformandosi in un qualcosa che la nostra mente percepisce come opposto. Quindi vita e morte, caldo e freddo, giorno e notte, e così via. Opposti apparenti di un'unica totalità, di un'unica unità. E torniamo a Parmenide. Né l'abitudine, nata dalle molteplici esperienze, ti costringa lungo questa via, a usar l'occhio che non vede e l'udito che rimbomba di suoni illusori e la lingua. E qui non sappiamo come continua. Saranno tutte soltanto parole quanto i mortali hanno stabilito, convinti che fosse vero. Nascere e perire, essere e non essere, cambiare luogo e mutare il luminoso colore. Forse quello che per Parmenide, per quanto ne sappiamo, ricordiamoci che abbiamo tanti frammenti e molte lacune, dicevo, forse quello che per Parmenide sembra essere di natura illusoria, magari per Eraclito invece potrebbe costituire ehm, la natura stessa dell'unità in dinamica, ciò che permette all'essere di esistere e di manifestarsi. Ad ogni modo, come già stato detto da altri, è un errore approcciarsi a questi due signori come se si trattasse di una disputa tra fisici, che ne so, tipo Rovelli contro Gross. Nel più prosaico dei casi erano ontologi e non si può ridurre la metafisica a un fenomeno naturale. Questo succede un po' in tutte le cose. In un momento di ispirazione ci sembra di intuire, di bucare la realtà. E poi si cercano parole per comunicare queste intuizioni. E lo si fa attraverso la poesia, l'arte, la scienza o la filosofia a seconda dei casi. E poi succede che a volte si finisce per discutere delle parole usate
perdendo di vista la dimensione intuitiva e l'esperienza gnosiologica che hanno dato vita a quelle parole. Se ci pensate, tra buoni amici un po' funziona così, non stiamo tanto a soppesare il lessico, le parole che usa il nostro interlocutore, piuttosto cerchiamo di capire cosa voglia dire e soprattutto ci piacerebbe conoscere il suo vissuto. È uno sforzo penetrativo quello che facciamo col nostro interlocutore, col nostro amico, più che analitico. Altrimenti finiamo per guardare il dito che indica la luna, se questa luna è indicata correttamente, e vabbè, è già qualcosa. È già qualcosa osservare in che modo il dito indica la luna. Ma troppo poco, ancora troppo poco. Quindi niente, per oggi è tutto, perdonatemi la caduta un po' analitica, dal prossimo video dedicato a Parmenide torniamo a volare, se ci riusciamo, e se no proviamo perlomeno a saltellare un po'.